Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici della bilancia. Quando c'è il Papa si parla di un momento, diciamo, di introspezione, nel senso di ricerca spirituale. È una carta che fa riferimento ai contratti, al, o al far riferimento ad una guida, o per qualcuno si può trattare del trasformarsi in una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi per chi volesse approfondire, a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Anche di quello trovate il link sotto nella descrizione e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta contattarmi via mail. Per quello che riguarda le previsioni del 2005 sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene ragazzi, questo mazzo è gigante e faccio fatica a far saltare le carte, cioè ci metto troppo e quindi le sceglierò io. Potete anche saltare questa parte, skippare il video se volete. Allora. Ok, bene, andiamo a vedere che carte vi sono toccate, ragazzi. Partiamo con la carta della temperanza, un 4 di spade, un 10 di coppe, la regina di denari, un 2 di pentacoli e un fante di pentacoli. Allora, ragazzi, qualcosa mi dice che questo papa potrebbe far riferimento ad una guida. Partiamo con la temperanza e il 4 di spade, che sono due carte che parlano di guarigione. Andiamo a vedere la temperanza nello specifico. 3 di spade e 8 di pentacoli. Qui ci può essere un riferimento o alla vita lavorativa, considerato che c'è l'8 di pentacoli, o a quello che potrebbe essere una quotidianità, o come la sensazione ehm, che sì, potrebbe esserci come uno spirito di sacrificio per qualcuno, per il lavoro, per la famiglia, per quello che si deve fare durante la giornata, diciamo, no? La temperanza è anche una carta che parla di pazienza, è come se, diciamo, ci fosse una sorta di lentezza nel periodo. Andiamo a vedere il 4 di spade. È volata una carta, la recupero. È un bellissimo 9 di pentacoli. E un cavaliere di spade. Sì, ho come la sensazione che qui ci sia un qualche quotidianità che potrebbe cambiare e questo 4 di spade spiegato da queste due carte mi dice che vi prenderete il tempo che vi serve per star bene, per rigenerarvi, per ricaricare le pile, per coccolarvi. Andiamo a vedere il 10 di coppe.
10 di coppe, ragazzi, è una bellissima carta, parla di unione. Ok, fante di pentacoli e 9 di coppe, quindi un'altra carta di forte appagamento, una carta che ci dice che raggiungerete tutto quello che avete sempre sognato. Il 10 di coppe è una carta di unione, è una carta di gruppo, è una carta di qualcuno che finalmente raggiunge, tecnicamente è una carta di famiglia, però adesso dipende dalla situazione di ognuno, è come se si andasse verso un'unione. Se per esempio non avete più genitori in vita, non siete sposati, insomma non avete, a parte il gatto e il cane, non avete qualcuno che potete identificare come famiglia, in questo caso sento che è come se arrivasse una famiglia che può anche essere composta dagli amici semplicemente, sapete quelle persone dalle quali potete andare, sapete che ci sono sempre, magari non vi aiutano fisicamente, praticamente, economicamente, ma vi supportano a livello morale. Andiamo a vedere la regina di denari. 6 di bastoni. Allora, questa regina effettivamente potrebbe essere, e 7 di pentacoli, potrebbe essere qualcuno che vi viene in aiuto. Ora, considerato che qua abbiamo il Papa, effettivamente potrebbe essere come una guida per voi. Devo dire che avete 6 di bastoni, una carta di successo, è una scusate, è una carta di qualcuno che riesce, è la carta del leader, per capirci. Io ho come la sensazione che qua dobbiate o prendere come delle ripetizioni, se vogliamo, per riuscire a gestire magari questo gruppo familiare, piuttosto che rieducare voi stessi ad una nuova routine. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mm. C'è qualcosa che blocca qua. Il 2 di pentacoli di solito parla di cicli che si ripetono. C'è anche un diavolo, quindi effettivamente, ragazzi, ci potrebbe essere qualche tossicità, blocco, rabbia repressa, questioni egoiche che in qualche modo bloccano l'agire di questo asso di bastoni. Come se ci fossero delle dinamiche che si ripetono e probabilmente avete bisogno di o trasformarvi, come vi dicevo, nella maestro di voi stessi, piuttosto che incontrare un maestro, un'altra persona, insomma, che vi possa dare come una spintarella, per uscire da questo momento di blocco. Andiamo a vedere il fante di denari, che qua viene chiamata la principessa di denari. Abbiamo un 6 di pentacoli e un asso di coppe. Dunque, da un punto di vista pratico le cose non andranno male, però avendo quel 3 di spade, avendo questo diavolo e avendo anche l'asso di coppe al contrario, diciamo che a livello spirituale, se vogliamo, a livello emotivo, è come se doveste pulire un pochettino la pietra grezza che avete in mano. Ci sono come tante emozioni che hanno bisogno di essere guidate. Qui c'è uno sblocco da dover effettuare con questo diavolo. Datemi una carta in più per il diavolo. 3 di bastoni. Credo che ci sia bisogno di un nuovo obiettivo. Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dall'amore. Poi, guardate, io queste stese qua sono trimestrali. Io vi consiglio di includere, di ascoltare perlomeno le letture semestrali e di, come vi posso dire, prendere i messaggi che si ripetono tra la lettura mensile, questa che è trimestrale, e quella semestrale. Se riuscite, le ascoltate tutte e tre e poi prendete il messaggio che risuona di più. Comunque lo spiego nella guida di cui trovate il link sotto in descrizione. Allora, partiamo dall'amore. Per chi è single,
Allora, devo dire che non vedo grosse, come vi posso dire, nascite di amori per adesso, anche perché qui l'asso di coppe è girato al contrario, come se foste voi in un certo senso che preferite star da soli, che avete bisogno di schiarirvi le idee. Il 4 di spade è una carta che parla di qualcuno che si deve ricaricare, ok? Probabilmente questo 3 di spade vi ha stancato e quindi poi arriva il 4 di spade che appunto vi permette di prendervi un tempo per voi. Potrebbe effettivamente esserci una persona, ma ho come la sensazione che andrete con i piedi di piombo perché uno potrebbe essere più giovane di voi, non per tutti, però per qualcuno potrebbe essere più giovane di voi, oppure semplicemente come se foste su piani un po' diversi, quindi sento che qualcuno ci andrà con i piedi di piombo. Se siete in coppia, allora qua ragazzi devo dire che con il Papa, il 6 di Pentacoli e il 10 di Coppe c'è aria, diciamo così, di unione. Ora, se siete in una relazione da tanto tempo, può esserci effettivamente come un passo in avanti per andare a vivere insieme, per esempio. Potrebbe esserci un qualche tipo di progetto da poter costruire insieme, però ecco, fate attenzione ragazzi perché quando si è in questa fase di 4 di spade si è un po' in un momento di carenza energetica. Qualsiasi scelta dobbiate fare con questo diavolo, non fatela finché siete in un momento di carenza. Per quello che riguarda le relazioni invece, diciamo così così, ecco ragazzi, qui ci potrebbe essere un po' di maretta, effettivamente. Niente di preoccupante, come degli alti e bassi, però ho anche la sensazione che se volete effettivamente concludere qualcosa, concretizzare qualcosa col vostro partner, ehm, dovete in un certo senso andare dritti per il vostro obiettivo. Non farvi trasportare dagli eventi, più che trasportare, distrarre dagli eventi, dagli impegni, perché qua saranno tanti, devo dire. Ehm, Tenete presente, ragazzi, che comunque avete il Papa, quindi per qualcuno può far riferimento a una proposta, perché non vedo ancora lo spostamento, quindi potrebbe essere solo una proposta di andare a vivere insieme, di regolarizzare la relazione, di ufficializzare la relazione. Quando c'è il Papa può anche essere che, non lo so, per esempio, vi presentino alla famiglia, vi presentino al circolo di amici. Fatemi poi sapere nei commenti. Ok, andiamo con le persone che sono intorno a voi, quindi amici, familiari, parenti, vicini, insomma, chi vivete nella quotidianità. E ho come la sensazione che tutto sommato non andrà male, sarà un periodo calmo con le persone intorno a voi, ma ho la sensazione che per quelle questioni quotidiane di cui parlavamo prima con l'otto di pentacoli avrete un poco tempo da dedicare agli altri, come se ci fosse qualche cosa che vi tiene impegnati durante la giornata e che non vi permette di frequentare liberamente, è come se non aveste molto tempo da dedicare a chi vi sta intorno in questo trimestre, gennaio, febbraio, marzo 2025. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, se siete senza lavoro qua, tra il Papa e il 6 di Pentacoli, poi avete anche due volte, perché ce l'avete anche qui, il Fante di Pentacoli, può effettivamente iniziare un nuovo lavoro. Potrebbe anche essere un lavoro in regola, considerate queste due carte, può essere un lavoro abbastanza ben retribuito, cioè il giusto, né troppo poco né troppo, quindi come se finalmente trovaste un lavoro che vi ripaga di tutto quello che voi date durante il lavoro, ok? Ehm,
Potrebbe essere necessario per qualcuno fare come dei corsi prima di iniziare questo lavoro e anche se siete dipendenti o autonomi, il discorso corsi lo vedo come se ci fossero dei corsi di aggiornamento da fare, come se foste arrivati fino ad un certo punto e per andare oltre a livello lavorativo avete bisogno come di studiare qualche cosa in più. Possono essere prodotti nuovi, possono essere percorsi di formazione, possono essere servizi. È come se avessi bisogno di proporre qualche cosa in più. Quello che vi posso dire è che perché magari molti dicono: "No vabbè, ma io sto bene così con il lavoro così come ce l'ho, non ho voglia magari di mettermi a studiare, di fare il corso di aggiornamento", però vi dico, se volete uscire da un certo tipo di situazione stantia che state vivendo sul lavoro, che siate dipendenti o che siate autonomi non importa, c'è bisogno di aprire la mente attraverso la conoscenza, acquisire nuove abilità, acquisire nuove conoscenze, acquisire per qualcuno si tratta di nuove, tecniche, abilità o nuovi strumenti di lavoro. Ehm, Tutto sommato ragazzi devo dire che con la pazienza, qualsiasi caso sia, disoccupati, occupati o autonomi, adesso poi arriva anche gli autonomi, devo dire ragazzi che sarà un buon periodo questo trimestre. Può essere che le cose non vadano così velocemente come voi ve lo aspettate, però state pur certi che il compimento, il risultato arriverà. Ci sono come dei contratti in vista, quindi state tranquilli. Ok, ritornando un attimino agli autonomi, ragazzi, qua devo dire di fare attenzione alle nuove collaborazioni, soprattutto se già avete un'azienda, una ditta che sta vivendo fasi di alti e bassi a livello lavorativo, prendetela con calma, ecco, cercate di... Mi parlano di dettagli, probabilmente il mettere attenzione al dettaglio vi darà la possibilità di ampliare magari i vostri clienti, piuttosto che, non lo so, il tipo di offerta che date ai vostri clienti, insomma. C'è bisogno di creare come nuove strategie per questo 2025, ok? E molto passerà dal fatto che studierete nuove tecniche, o tecnologie. Mi parlano di tecnologie, quindi qui mi viene in mente l'intelligenza artificiale. Va bene, parliamo di economia. Oh, allora, tutto sommato non andrà male. Non vedo ingressi, ma non vedo neanche, cioè non vedo grossi ingressi come vincite o cose così, però non vedo neanche grosse uscite. Ci saranno come dei movimenti degli alti e bassi che probabilmente vi faranno un po' essere titubanti sul se iniziare qualche cosa di nuovo oppure no a livello lavorativo, a livello di vita, a livello di progetti, ma sento che poi si tratta solo di, come dire, di fare delle liste, di studiare bene che cosa potete ampliare, che cosa invece vi toglie semplicemente energia senza portare i risultati desiderati. Quindi è un momento, sì, economicamente ragazzi potrebbero esserci come degli alti e bassi, anche se poi alla fine comunque i contratti ci saranno. Tenete presente che con un diavolo qua stavo guardando se avevate altre carte. Ci potrebbe essere qualche cosa legato a degli illeciti. Quindi, se vi capita, siccome avete due carte di contratti, se vi capita di dover firmare qualche cosa, fate attenzione, leggete sempre bene tutto nei minimi dettagli. Cercate in quello che state firmando il punto d'arrivo. Cioè io firmo il contratto, però il risultato al quale io punto, qual è? E deve esserci scritto anche nel contratto. Per quello che riguarda, ragazzi, i progetti, se per caso avete progetti piuttosto che figli, allora qua devo dire che le cose andranno bene. Forse il settore
migliore, se vogliamo, anche se il lavoro comunque è ben prospettato, ragazzi. C'è comunque un 6 di bastoni, c'è il Papa, c'è la carta dei contratti, però la zona progetti che siano, diciamo, laterali o comunque che non siano un lavoro classico, devo dire che andrà molto bene. Potreste anche portarvi a casa dei risultati ben appaganti. Magari i contratti sono lì, sono proprio lì i nuovi contratti nei nuovi progetti. Quello che mi colpisce è che avete due assi, tutti e due a testa in giù, come se foste in questo primo trimestre dell'anno in una fase di restyling. Poi suppongo che verso la primavera questi assi si gireranno a testa in su e vi daranno la possibilità di avere questo nuovo inizio che fondamentalmente state preparando in questo trimestre. Soprattutto se siete di quelle persone che vogliono studiare perché mancano dei pezzi di carta, manca una formazione o c'è bisogno, come dire, di ampliare il raggio d'azione. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Seguire il flusso, è un asso di coppe tra l'altro che si ripete, e nessuna cosa che un papa che si ripete. Sì, qui è come se vi dicessero di lasciarvi un pochettino trasportare da quello che la vita vi mette davanti. mm? Di solito tutto quello che ci succede, ragazzi, sia il bello che il brutto, lo abbiamo pattuito, soprattutto il brutto, che non vogliamo mai accettarlo, però lo abbiamo pattuito noi prima di nascere. In questo caso, questo Papa, che è disegnato in questo mazzo come se fosse una lavagna, è proprio un invito a ridisegnare, a riscrivere la vita come la volete voi. Qui c'è un asso di coppe, che è la carta con cui finisce la lettura. Disegnate il vostro nuovo inizio. Prendete carta e penna e scrivete letteralmente chi volete diventare, che cosa volete dalla vita e poi iniziate a comportarvi come quella persona. Andiamo a vedere ancora una fatina. Coerenza. Che bella. C'è una fatina che si guarda allo specchio, diciamo, anche se poi è un cuore gigante. La coerenza, e c'è una carta di Osho molto bella che a me ispira la coerenza, che è il Re di Coppe, vediamo se ve lo trovo. La coerenza parla di pensare una cosa, verbalizzare o dire la stessa cosa e poi agire di conseguenza, cioè è come se dovesse essere tutto in linea. Adesso vediamo se trovo quella carta perché mi piace tanto e ci tenevo a farvela vedere. Quindi la coerenza è qualcuno che pensa, dice e agisce, eccola qua, in linea. Si pensa una cosa, si dice la stessa cosa, si ama in un certo senso quella cosa lì e si fanno azioni che siano in linea con quello che pensiamo e con quello che diciamo. Cioè, è inutile, non lo so, vi faccio un esempio, è inutile dire sono vegetariano, per esempio, un esempio come un altro, parlare del vegetarianesimo, credo che si dica così, in modo da esaltarlo, perché effettivamente crediamo a quella roba lì, e poi dopo però non riusciamo a resistere alla carne. Magari mangiamo la salsiccia piuttosto che il prosciutto, piuttosto che... Quindi è come se ci fosse un'incoerenza, ok? Diverso sarebbe se la persona dice mi piacerebbe essere vegetariano ma non riesco a resistere. Quello è essere concreti, no, essere sinceri, onesti con se stessi, cioè per la serie mi piacerebbe essere vegetariano, dico, penso in quel modo lì, però poi fisicamente devo ancora fare lo sforzo di volontà per riuscire a controllare i miei impulsi. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti sono più di 25 anni di studi olistici compressi, rimescolati e riordinati per aiutare voi
nel vostro percorso di crescita. Praticamente tutto quello che ho imparato io lo metto a disposizione nella sezione degli abbonati. Tutte le scuole, le informazioni, le letture che ho fatto io sono lì. Potete dare un'occhiata ai video, ai titoli, sono pubblici, si vedono e sono quelli con le playlist con le copertine lilla, quindi potete andare a curiosare. Poi come sempre per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!